figata atomica, veramente ragazzi. Questa macchina spinge e spinge alla grande. 850 Nm di coppia massima, una potenza di 612 cavalli che lavorano alla grande ma vengono scaricati a terra in un modo eccezionale. Mamma mia, sulle quattro ruote. Fighissimo. Il debutto della nuova generazione di Mercedes classe E63 SMG 4MATIC Plus, insomma tantissimi nomi porta in dote, tantissimi cavalli, 612 per la precisione, 850 Nm di coppia massima, davvero un valore incredibile che permette a questa vettura che vedete alle mie spalle di passare da 0 a 100 in 3 secondi e 4 e di toccare i 300 km/h di velocità massima. Ma andiamo a vedere come è fatta. Prestazioni incredibili inserite all'interno di una carrozzeria che è simile a quella della versione turbo diesel, anche se ci sono tante personalizzazioni che riguardano l'aerodinamica. È un'aerodinamica che è stata rivista in particolar modo nel frontale con l'introduzione di questo nuovo fascione paracolpi che da un punto di vista estetico ricorda un po' le ali della Formula 1 con questa parte discendente, ma servono anche per andare a raffreddare i bollenti spiriti di questo V8. Mi piace molto questa finitura piano black che gira intorno alla presa d'aria, piano black che ritroviamo anche per lo splitter inferiore. La calandra è sempre in puro stile Mercedes con il radar dietro il logo della stella e la sigla AMG nella parte destra del doppio baffo satinato che corre lungo tutta la presa d'aria nella parte centrale. Molto bello, devo dire, molto aggressivo il frontale di questa vettura, come anche aggressivo il laterale con l'introduzione di una nuova minigonna e di un fregio laterale, lo vedete, nel contesto del quale è inserita la scritta V8 Turbo 4MATIC Plus. La vettura è lunga 4,99 m, larga 1,90 m ed è alta 1,46 m, pesa 1850 kg, quindi dimensioni importanti, massa importante, gestita da ruote da 20 pollici, ve le faccio vedere successivamente. Siamo arrivati alla parte posteriore. Prima di tutto vi farei vedere com'è cambiata anche dietro, con l'introduzione anche qui di un nuovo paraurti posteriore con il doppio scarico AMG, lo vedete firmato dal costruttore di Affalterbach. È un doppio parallelepipedo diviso a metà da un listello sdoppiato, un estrattore d'aria, anche questo in piano black, quindi va a riprendere le finiture che abbiamo visto davanti, e un piccolo alettone nella zona superiore che permette alla vettura di essere più aerodinamica, più efficiente, soprattutto alle alte velocità. I cerchi sono da 20 pollici, gommati posteriormente 295/30, quindi spalla super ribassata, pinza carboceramica a 4 pistoncini, ovviamente disco di generose dimensioni. L'attacco sembra monodado, in realtà sotto ci sono i 5 dadi, è un trick che Mercedes hanno usato anche su altri modelli, devo dire che sta molto bene, è molto aggressivo. La ruota anteriore è più stretta, in questo caso abbiamo una 265/35, quindi con un pelino di spalla in più, sempre ZR20, disco di enormi dimensioni, dovrebbe essere 420 mm, pinza Brembo sempre a 6 pistoncini, sempre di color bronzo. Davvero una macchina molto ben fatta, curata nei particolari. Guardate anche quanto bello è lo specchietto, molto sinuoso nelle sue forme, anche molto curata con le finiture piano black ad esempio che corrono attorno alla cornice delle porte. Prima di salire a bordo vi vorrei vedere cosa c'è sotto il cofano. Non è un cofano ordinatissimo da un punto di vista estetico, ma il motore V8 merita sicuramente una visitina, innanzitutto perché è stato prodotto da Sergio Rodriguez, in questo caso abbiamo la firma proprio del tecnico, come tutti i motori AMG che l'hanno realizzato. Qui sotto c'è appunto un propulsore davvero potentissimo, ha le turbine disposte al centro delle bancate, 612 cavalli a 5750 giri, 850 Nm, davvero una coppia da motore turbo diesel in un range di giri che va da 2500 a 2500. Il cambio è a 9 rapporti, è un cambio sviluppato ex novo per questo modello. La trazione invece è integrale con differenziale posteriore autobloccante, sostanzialmente a controllo elettronico con delle frizioni che si impacchettano per andare a gestire la trazione, e capacità di trasferire la coppia sulla base delle richieste che vengono imposte dall'elettronica. C'è anche una funzionalità drift che blocca tutta la ripartizione sull'asse posteriore, ma secondo me non è assolutamente necessaria. Andiamo a salire a bordo, andiamo a vedere come è fatta dentro. Gli interni ricordano molto quelli della normale classe E per quanto riguarda lo sviluppo della plancia, mentre per quanto riguarda le finiture ci sono tantissime novità, a partire dalla fibra di carbonio. Guardate con quanta cura sono stati realizzati questi interni, la pelle devo dire morbidissima, i materiali sono tutti di elevatissima qualità, la fibra di carbonio è davvero eccezionale, impianto Burmeister bellissimo, la cucitura a contrasto si fa davvero notare, come si fa notare questo LED, lo vedete che corre lungo tutto l'abitacolo, anche nella zona della
della parte centrale della plancia. Bellissimi i sedili, devo dire che sono veramente masterpiece, sono un'opera d'arte, guardate che bellezza, sono dei sedili assolutamente racing. Per quanto riguarda il look vi faccio vedere quanto poco lo spessore, quanto poco spesso è questo sedile, guardate che roba, davvero un sedile da corsa molto bello anche nella zona posteriore, davvero raffinatissimo per quanto riguarda il look, ed è un sedile che permette di assicurare al pilota tutto il feeling che serve a bordo di una vettura di questo genere. Guardate che bella questa finitura nella zona superiore, ovviamente logo MG, cuciture a contrasto a pioggia e pelle traforata. Andiamo a salire a bordo, vi faccio vedere come è fatta la plancia di questa vettura. Andiamo ad avviare il motore attraverso il tasto. Suona anche bene. La strumentazione simula sostanzialmente quella tradizionale, quindi contagiri nella zona centrale, fondoscala a 8000 e zona rossa a 7000, tachimetro nella zona centrale, computer di bordo sia nella zona destra che nella zona sinistra, che si può comandare attraverso questi comandi touch, lo vedete. È una sorta di mouse pad che possiamo andare a utilizzare per muoverci all'interno dei menu. Il sistema multimediale comprende anche un sistema di bordo command online davvero completissimo, c'è di tutto e di più. Non è tra i migliori per quanto riguarda il software, devo dire che non è mai stato uno dei migliori, ma devo dire che anche in queste ultime versioni è molto migliorato, e finalmente ci sono anche alcune funzionalità di integrazione con gli smartphone di ultima generazione che la rendono decisamente più interessanti. Le mappe possono essere anche di tipo 3D, insomma un sistema che funziona e che ha moltissime funzionalità. Lo vedete anche ovviamente radio, media, telephone connect, questo permette attraverso anche la scheda 3G di connettersi verso l'esterno. La vettura può essere personalizzata in tantissimi parametri, ma quello che ci interessa a noi è la personalizzazione della dinamica. Ci sono 4 modalità di guida. La prima è direi la più bella, è quella Race, che è quella che disattiva praticamente quasi tutti i controlli, vi permette di andare molto forte. Sport Plus vi permette di andare forte in pista con grande sicurezza. Sport direi che è la massima sportività per la strada. Comfort è praticamente, diventa confortevole come una normale classe E. Individual invece vi permette di personalizzare praticamente tutto. Vedete un po' la view di questo interno, è l'interno essenzialmente ereditato da quello classe E. Degno di nota la presenza dell'orologio IVC e di questo cassettino in cui andare a stivare tantissime cose. Rimane una vettura molto fruibile tutti i giorni, questa è sicuramente una delle belle caratteristiche della classe E. Ci sono anche in questo caso porte USB disponibili sotto a questo cassettino, insomma c'è molta attenzione per gli aspetti della vita di tutti i giorni, del comfort di tutti i giorni. Andiamo a vedere un po' come si sta dietro. Eccoci qui, saliamo a bordo. Allora, devo dire che non si sta per niente male, lo vedete, guardate quanto spazio ho per le gambe. È una vettura che è sempre stata molto comoda, ma in questa versione devo dire è comodissima. Io la trovo una bella vettura, si sta comodi, è molto ben rifinita, c'è spazio per 4 persone, perché il tunnel centrale va a impedire un po' al passeggero centrale di prendere posto comodamente nella zona centrale, ma insomma è una pecca che la classe E sostanzialmente ha sempre avuto da quando è nata. Andiamo a vedere come è fatta anche dietro. Vi vorrei far vedere anche che comunque le finiture sono incredibili anche nella zona posteriore, nulla viene lasciato al caso. Anche qui troviamo la bocchettina dell'aria, e guardate anche l'appendino per la vostra giacca. Andiamo ad aprire il bagagliaio, andiamo a vedere come è fatto. C'è tantissimo posto, lo vedete, è un bagagliaio, sicuramente non è quello della station wagon, non è versatile come quello della station wagon, ma c'è posto un po' per tutto. Ma ora è venuto il momento di andare a guidarla e vedere come va. Eccoci a bordo della classe 63S AMG, è una vettura davvero speciale perché è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In situazioni come questa ci stiamo dirigendo verso l'autodromo di Portimao, quindi una situazione di tutti i giorni con i vostri camion o furgoncini davanti a rallentare il vostro passo. Questa classe E in modalità comfort è una normalissima berlina, molto confortevole, quasi più confortevole rispetto alla classe E normale, perché le sospensioni attive le permettono di essere davvero sofficissima quando si va a viaggiare lentamente. Certo, le ruote di grandi dimensioni da 20 pollici sulle buche si fanno un po' sentire, sono un po' secche, ma globalmente il setup della vettura permette di ottenere un grande comfort. Grande comfort arriva anche dalla posizione di guida. Il sedile, nonostante abbia questa forma molto racing, devo dire è veramente molto comodo, un sedile che permette
veramente una posizione di guida eccezionale. Direi forse è la prima volta che si riesce a trovare una così bella posizione di guida in una Mercedes. Questo un po' è il frutto della nuova progettazione che caratterizza queste vetture, però appunto dicevo è Mr. Ride, perché nel momento in cui io vado ad accelerare, guardate che roba. Innanzitutto una grande voce, tantissima potenza, 450 kW, 850 Nm di coppia massima. Avete visto in quanto poco abbiamo effettuato questo sorpasso di questi due camion. Addirittura avevamo in salita, non si è sentita, il cambio ha scalato le marce in un batter d'occhio, è velocissimo, ha 9 rapporti, sviluppato appositamente per questa applicazione. Forse è la prima volta che Mercedes porta con sé un cambio in grado di assicurare grande comfort ma anche grande velocità di cambiate, ma soprattutto anche intuizione nel leggere quello che state facendo. Da questo punto di vista Mercedes ha fatto un bel salto avanti, come è stato fatto un salto avanti da un punto di vista di stile, ma soprattutto è stato fatto un salto avanti a livello di telaio. Grande comfort che arriva anche dalla grande silenziosità del motore che in questo momento sta viaggiando ad 8 cilindri, ma in alcune fasi di guida, soprattutto quando si va a richiedere poco carico, passa in modalità a 4 cilindri, quindi ha una disattivazione progressiva dei cilindri, questo per tagliare consumi ed emissioni. Alla voce comfort si fa sicuramente notare anche il sistema di autoguida. Questa Mercedes ha un level 2 come tipologia di autopilot. Questo significa che non è in grado di guidare autonomamente, bisogna sempre tenere una mano sul volante, ma nel momento in cui vado a staccarla, lo vedete, la vettura è in grado di seguire autonomamente le corsie tratteggiate sull'asfalto. Cosa significa? Che nel momento in cui uscite dal lavoro magari un po' stanchi, vi arriva una telefonata, vi distraete per un attimo, la vettura è in grado di essere un po' il vostro angelo custode, in grado un po' di aiutarvi nella guida di tutti i giorni, suggerendovi qual è, aiutandovi a percorrere le migliori traiettorie in curva, o comunque anche vedendo per voi alcune situazioni di pericolo che si può creare nel momento in cui una vettura frena molto forte e voi non ve ne accorgete perché magari appunto vi arriva una telefonata o siete stanchi e avete i riflessi un po' annebbiati. Davvero una funzionalità eccezionale questa dell'autopilot. Ovviamente è escludibile in pista, ovviamente non interviene per nulla, è una macchina che rimane molto pura in pista, ma direi che è venuto il momento di andare proprio sul tracciato di Portimao per vedere come va. So, sorry sir, you will be right. Perfect. Ok. Scusa, non avevo capito. Okay, there we go. Ok, partiamo, siamo... Outside, especially the curbs are really slippery. Maybe you should not go on the curbs. Ok, partiamo, siamo a bordo della classe E63 SMG 4MATIC Plus, una vettura completamente nuova, l'avete vista anche prima nella parte guidata. Purtroppo siamo qui a Portimao, purtroppo piove. La cosa bella però è che sta uscendo il sole, la pista è ancora molto bagnata e questa è una brutta condizione per provare una vettura che ha 600 cavalli, ma forse è una bella condizione per capire come si comporta il sistema di trazione integrale, un sistema di trazione integrale che è stato sviluppato completamente da zero per assicurare a questa AMG 63 SMG maggior trazione fuori dalle curve e la capacità di scaricare a terra completamente i 612 cavalli di cui è dotata. Bellissima, mamma che macchina ragazzi. Cerchiamo si capisce subito qua di che pasta è fatta questa macchina. Andiamo a girare un po' esterno dove è meno sporco, un po' alla Verstappen. Guardate che roba, guardate come la trazione integrale mette giù bene la potenza, ma soprattutto vi fa divertire, perché prima è una trazione posteriore questa macchina e poi diventa una trazione anteriore. Questo è un curvone che solitamente si fa sui 170, lo stiamo percorrendo sui 140, niente male. Portimao, una pista veramente stupenda. Andiamo a uscire un po' intraversati, la GTS ci sta facendo una bella andatura, questo ragazzo spinge.
230-240 ragazzi, è veramente bagnato, staccatona. Andiamo a lanciarci giù in questa prima staccata in discesa. I freni carboceramici ragazzi lavorano e lavorano veramente bene. Andiamo a inserirci dentro, giù tutto. Figata atomica, veramente ragazzi, questa macchina spinge e spinge alla grande. 850 Nm di coppia massima, una potenza di 612 cavalli che lavorano alla grande ma vengono scaricati a terra in un modo eccezionale. Mamma mia, sulle 4 ruote. Fighissima, è troppo bella, veramente ha un comportamento sbognato questa macchina che, dimenticatevi, le vecchie Mercedes, qui si cammina e si cammina alla grandissima ragazzi, veramente. Mamma mia come lavora. Bella perché la coppia passa velocissimamente da davanti a dietro. Un po' di sotto qua, vabbè, sono entrato io un po' forte, ho sbagliato, però c'è questo pilota che ci sta facendo una bella andatura, quindi ci divertiamo. Teniamo conto anche che la MG GT lavora decisamente meglio rispetto alla classe E 63S, è una macchina più leggera, più bassa, il baricentro più basso, ma avete visto come si comporta molto bene. Andiamo un pochino a rilanciarci. Purtroppo qui i colleghi sul bagnato ci lasciano un po' il passo rispetto all'asciutto, del resto fidarsi un po' di queste condizioni non è facile, ma questa macchina veramente permette di fare, guardate che roba, permette di divertirsi, guardate, sulle 4 ruote è incredibile il comportamento di questa classe E 63 SMG, perché è completamente differente rispetto al passato. È una macchina che fa godere, è leggera, anzi scusate, è pesante perché pesa 1850 kg, ma allo stesso tempo sembra leggera perché le sospensioni la sorreggono bene, i freni frenano da Dio e soprattutto il motore 850 Nm di coppia massima sono disponibili subito, ma rispetto al vecchio 5.5 hanno una qualità di erogazione che è decisamente migliore. È decisamente migliore come qualità di erogazione per il semplice fatto che non c'è tutta la coppia subito, non c'è tutta la coppia immediatamente, arriva a partire da 2000-2500 giri, quindi hanno cercato un po' di simulare il comportamento di un vecchio motore aspirato, quindi con la coppia più spalmata rispetto al motore turbo che invece dà tutto subito, e questo permette a questa macchina di essere veramente molto guidabile. La trazione integrale lavora benissimo, prima è posteriore e poi è anteriore. I freni lavorano bene e le sospensioni devo dire che sono una figata perché sostengono questa macchina, l'avete vista, sembra veramente di guidare una macchina molto più compatta rispetto a quello che è realmente come sia dimensione sia peso. Proviamo a staccare un attimino l'ESP di nascosto e andiamo a vedere cosa fa. Avete visto comunque che è molto sciolta. Vediamo un pochino. Beh, insomma, si mette giù bene anche senza SP. Ci sarebbe, oltre alla trazione integrale, anche il drift mode. Il drift mode cosa fa? Porta la trazione integrale a funzionare esclusivamente sull'asse posteriore. Questo appunto è una qualità che permette a questa vettura di fare dei grandissimi traversi, di guidare in modo molto puro, soprattutto quando si va a guidare in pista, ma meno efficace. La vettura col sistema di trazione integrale è decisamente superiore in termini di performance rispetto a quella con la sola trazione posteriore. Quando si hanno così tanti cavalli, così tanta coppia, ovviamente conviene scaricarla sulle 4 ruote, soprattutto quando lavora così bene. Il cambio mi è piaciuto molto perché il 9 rapporti sviluppato ex novo è un cambio che permette di cambiare molto velocemente, supporta molto bene la guida sia in scalata che in salita di marcia. Andiamo a farci un driftino, dai. Sia in scalata sia in uscita di marcia. Questo appunto consente di avere una guida molto brillante. C'è un rapporto giusto per ogni curva, sono 9, sono tanti, c'è un rapporto giusto per ogni curva e soprattutto come dire, è molto sportivo nelle reazioni che ha. Quando vado a chiamare la marcia con le palettine cambia davvero, quando vado a guidare per strada assicura tutte le capacità di mantenimento dei consumi che sono ormai obbligatorie per vetture di questo genere. La macchina bella, veramente bella, funziona bene, è molto ben bilanciata, sembra molto più leggera di quello che è realmente, ha delle sospensioni che lavorano
decisamente molto bene. Ormai siamo arrivati a livello della M5 sicuramente, se non un passo in più addirittura, e questo sicuramente fa capire come Mercedes stia lavorando sodo non solo sull'estetica, non solo sulla qualità dei materiali, ma anche sulla dinamica. Questa era una caratteristica che forse mancava alle stelle di Stoccarda, mancava anche alle stelle di Affalterbach, le AMG, e con questa nuova versione di classe E devo dire sono arrivati a un livello veramente eccezionale. Io mi ricordo bene la vecchia classe AMG, era un mostro, aveva un motore incredibile, addirittura era ingestibile, soprattutto con la trazione posteriore. Questa è una macchina che invece permette di andare fortissimo, ma soprattutto di godersi anche la guida di tutti i giorni. Non potevo che chiudere questo servizio mostrandovi questa carrellata di classi E che si sono susseguite nel corso degli anni, vetture delle grandi personalità, vetture dotate di grandi motori, ma non certamente della guidabilità dell'ultima generazione. La nuova classe E 63 AMG arriva in concessionaria a prezzo di circa 100.000 euro, qualcosa in più, molto di più, per la versione S4 Matic Plus da 612 cavalli, una vettura che sicuramente per chi è interessato al genere vale la pena di valutare. Non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. Ciao!